Il Grande Fratello, nonostante tutte le indiscrezioni e le vicende che si sono susseguite nelle ultime settimane, tornerà a metà marzo su Canale 5. Questa è una notizia ufficiale di qualche giorno fa, ma non è su questo che io mi voglio concentrare. Prima di entrare nel merito di quello che vi sto per dire, vi ricordo di iscrivervi al mio canale Daniele Forsinetti qualora aveste piacere nel seguire i miei video e magari di lasciare anche un like a questo. Allora, Mediaset proprio qualche giorno fa ha comunicato ufficialmente che il Grande Fratello andrà in onda anche nel 2026, a pochi mesi di distanza dalla conclusione dell'ultima edizione. Al momento si parla semplicemente di Grande Fratello, non è stato specificato se VIP o meno, però quel che è certo è che ci sarà una nuova edizione a metà marzo e mi sembra già molto tardi come partenza, onestamente. Inizio marzo, per carità, 2 settimane prima sicuramente avrebbe un po' cambiato la situazione, ma non tantissimo. Però quello che mi chiedo io è, da comunicato Mediaset, perché il programma dovrebbe durare soltanto 6 settimane? Non ha senso. Onestamente, fare un programma di 6 settimane, un programma come il Grande Fratello, lo trovo insensato perché il Grande Fratello è un programma che ha bisogno di tempo per carburare, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni. Ovviamente io non dico che servirebbe una durata simile a quella degli ultimi anni, cioè 6 mesi o giù di lì, perché addirittura ci sono state anche edizioni che sono durate più di 6 mesi. Lì mi sembra veramente troppo, però qui forse siamo andati nell'esagerazione al contrario, perché 6 settimane, parliamo di un mese e mezzo, sono 42 giorni. 42 giorni servono al pubblico per adattarsi e per conoscere i concorrenti nella maggior parte dei casi, che si possono conoscere dopo un paio di settimane, dopo 3 settimane, ma 3 settimane praticamente già se ne sarebbe andato metà del programma. E è una cosa folle. Onestamente, poi bisogna sottolineare anche un altro aspetto, cioè che di solito il primo finalista viene scelto più o meno ad un mese dalla fine dell'edizione, almeno per quelle che duravano 3 mesi canoniche, su per giù, il primo finalista veniva eletto circa un mese dalla fine del programma, circa un mese dal giorno della finale. Nelle ultime edizioni, che sono durate molto di più, questa elezione è avvenuta anche un po' prima. Adesso con 6 settimane, se mantenessimo quella linea lì, praticamente arriveremo ad avere il primo finalista dopo 2 settimane, cosa impossibile, ma anche se fosse dopo un mese di programma, quindi a 2 settimane dalla conclusione, capite bene che il senso sarebbe poco logico. Il Grande Fratello è un programma che ha bisogno di tempo per carburare e per far sì che le persone si affezionino ai concorrenti. Poi, tra l'altro, il cast, se dovesse essere la versione VIP e dovesse essere confermato in parte o in toto quello che è stato diffuso negli scorsi giorni da Davide Maggio, per me è un cast molto interessante, nonostante ci siano i soliti nomi che abbiamo già visto, non solo nei reality in generale, ma proprio nel Grande Fratello. Vedasi Antonella Elia e Adriana Volpe, che hanno già avuto i loro scontri proprio nel Grande Fratello, e quindi probabilmente li andrebbero a rinverdire e a riaccendere in questa nuova edizione. Però ci sono anche tanti altri nomi che invece il Grande Fratello non l'hanno fatto e che potrebbero essere interessanti. Vedi Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, ci sono comunque dei nomi interessanti anche che provengono da uomini e donne. Non a caso quel cast sarebbe stato stilato, oltre che da Alfonso Signorini, anche da Maria De Filippi. Non sappiamo ovviamente quali di questi nomi ci saranno e se ci saranno nomi del genere. Voglio sottolineare anche un altro aspetto, cioè che nelle ultime 2 edizioni condotte da Alfonso Signorini, che erano un po' un mix tra Grande Fratello VIP e Grande Fratello NIP, la dicitura ufficiale utilizzata è stata quella di Grande Fratello, quindi non c'è stato un Grande Fratello VIP in quel caso, e quindi potrebbe essere anche in questa edizione la scelta fatta da Mediaset, ma rispetto al Grande Fratello di Simone Ventura che si è concluso lo scorso dicembre, potrebbero essere inseriti dei concorrenti VIP, prevalentemente con qualche volto sconosciuto. Ci sarebbe anche il nome di Ramondo Todaro in ballo, ce ne sono diversi interessanti. Io sono curioso di vedere poi come si svilupperà la vicenda, soprattutto perché ci sono state anche delle vicende esterne che hanno coinvolto colui che poteva essere ancora il conduttore e che invece ovviamente non lo sarà, perché la conduttrice sarà Ilari Blasi,
un ritorno per lei che l'aveva condotto comunque nelle prime edizioni, almeno per quanto riguarda la versione esclusivamente VIP. In quelle edizioni il Grande Fratello dura anche lì poco, durò circa 3 mesi, la prima forse neanche, però ebbe un grande successo proprio perché era una novità, visto che il Grande Fratello fino a quel momento era stato appannaggio soltanto di persone comuni. Adesso si potrebbe tornare un po' all'origine, però credo che ci sia comunque da valutare diversi aspetti. Ilary Blasi per me, allora, io a livello personale vi dico che sono contento che torni Ilary Blasi perché non gradivo Signorini come conduttore, al di là di quello che è successo nelle ultime settimane, che comunque non riguarda direttamente il programma, ma riguarda delle vicende attorno al programma che poi hanno contribuito a creare il programma, ma non direttamente la conduzione, chiaramente. E quindi io non gradivo la conduzione di Signorini, non l'ho mai apprezzata sin dal primo momento. L'unica cosa che apprezzavo di Signorini al Grande Fratello era il fatto che scegliesse anche lui i casting, che facesse lui il cast, e comunque a livello di risultati, soprattutto nei primi anni in cui l'ha condotto, ha portato a casa degli ottimi dati di ascolto, perché ha messo all'interno del Grande Fratello delle persone che effettivamente poi hanno contribuito a creare un programma interessante. Nelle ultime stagioni condotte da lui il livello forse si è un po' abbassato, però sicuramente ha avuto degli ascolti migliori rispetto all'edizione NIP che invece ha condotto Simona Ventura, e non per Simona Ventura, ma probabilmente per una questione di cast e di volti che invece non sono conosciuti al pubblico. Perché mi sembra chiaro che quando tu porti un personaggio noto, già ti porti appresso insieme a lui anche tutto il suo pubblico, comunque una parte del suo pubblico. Mettendo semplicemente delle persone comuni, come fu nelle prime edizioni di 20 anni fa, è chiaro che adesso il mondo è cambiato, le situazioni sono cambiate, c'erano meno programmi, c'erano meno canali, era una televisione diversa e è un mondo diverso. Qui invece il VIP, secondo me, è fondamentale, così come è fondamentale qualcuno che viene dal web, non per forza un influencer, ma un personaggio che viene dal web ti può portare un'altra fetta di pubblico importante a seguire quel programma. Però al di là del discorso casting e del discorso conduzione, che bisognerà comunque valutare, visto che Ilary Blasi arriva da dei risultati abbastanza scadenti per quanto riguarda i programmi che ha condotto, non tanto per colpa sua secondo me, quanto per il fatto che lei abbia sposato dei progetti difficili, nuovi, e delle scommesse, vedi The Couple o anche Eurogames qualche anno fa. Per quanto riguarda Battiti Live, che è un programma consolidato, invece l'ha condotto lei e l'ha mandato in porto alla grande. Quindi il riassunto finale di questo video è: ha senso fare un Grande Fratello di sole 6 settimane quando il pubblico soprattutto è abituato a 6 mesi di programma? Non ci può essere una via di mezzo? Io non escludo che se il programma dovesse andare bene magari si potrebbe allungare, perché parliamoci chiaramente, 6 settimane finisce a fine aprile, inizio maggio. Partendo a metà marzo, la fine più o meno è stimata per l'inizio di maggio. Credo che un programma del genere possa tranquillamente andare fino in fondo, come è successo anche con l'Isola dei Famosi l'anno scorso, magari non fino a inizio luglio, ma fino a fine maggio, inizio giugno, quindi un altro mesetto, e portare il tutto a 10 settimane potrebbe anche accadere, anche perché sarebbe molto molto più ragionevole avere 10 settimane di programma. Quindi penso che 6 settimane sia al momento una linea ipotetica tracciata dai vertici Mediaset per fare una stima provvisoria. Ma se il programma dovesse andare bene, dovesse ottenere riscontri migliori dell'edizione NIP, che comunque era prevista invece almeno fino a gennaio, doveva coinvolgere anche le festività natalizie e poi è stata accorciata e terminata proprio prima di Natale, credo che qui potrebbe esserci un allungo. Quindi hanno deciso di giocare un po' al ribasso, forse anche per spingere il pubblico a seguire sin dall'inizio il programma, visto che non ci saranno tutte queste puntate, e magari anche proprio il fatto di avere in mente che ci siano poche puntate potrebbe avvicinare ulteriormente il pubblico in un certo senso, che viene da mesi e mesi di programmazione di Grande Fratello. Fermo restando che io penso che probabilmente il programma, il format avrebbe avuto bisogno di un periodo di riposo, visti i risultati scarsi che ha avuto nelle ultime edizioni, e magari ripartire a settembre rinnovato con un'edizione della giusta durata, magari da settembre, ottobre, ma
poi terminare a dicembre come è stato quest'anno. Quindi fare un Grande Fratello di 3 mesi per me sarebbe la cosa ideale. Al massimo, se proprio va bene il programma e vogliono ampliare la programmazione, avrebbero potuto prolungarlo anche durante le festività natalizie, che magari potrebbe essere un po' più visto il programma perché la gente è più a casa, non proprio il giorno di Natale, ma comunque sotto quel periodo. Quindi al momento sembrerebbe quasi una soluzione come tappabuchi, perché chiaramente il Grande Fratello ti copre una gran parte della programmazione sia su Canale 5, perché ti regala almeno una prima serata, se non due addirittura a settimana, e poi ti copre Mediaset Extra, perché Mediaset Extra senza la diretta del Grande Fratello è praticamente un canale morto, fa tutte repliche e sono sempre le stesse, quindi questo è il mio pensiero. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.